Ciao amici e bentornati. Oggi sono particolarmente felice perché abbiamo con noi due ospiti eccezionali, due donne, due imprenditrici nel mondo del self-storage. Ci faremo raccontare da loro la loro vita quotidiana, ma soprattutto la loro storia come imprenditrici e come operatrici del self-storage. Vorremmo capire tutti i particolari del loro mondo e capire come si fa ad avere successo in questa bellissima industria. Con piacere quindi vi introduco Marica e Vania. Ciao! Volete raccontarmi un po' della vostra storia, di come siete arrivati al mondo del self-storage, di come avete creato le vostre aziende? Marica. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Mi presento velocemente, sono Marica Mambelli, forlivese. L'esigenza del self-storage è stata familiare, nel senso che avevamo un'azienda di produzione costumi da bagno che è stata poi trasferita all'estero per rimanere a galla con i costi e quindi nel 2009-2010 avevamo questo capannone da 3.000 metri, 3.500 metri da così riconvertire, ripensare. Mio padre ha avuto questa idea geniale navigando su internet di appunto aprire questo storage, quindi chiaramente non abbiamo fatto tutto da soli, ci siamo un po' appoggiati a dei consulenti, siamo andati a visitare chiaramente delle filiali già operative e abbiamo inaugurato nel 2012, quindi compiamo il nostro 11° anno di vita. Lo scorso anno abbiamo inaugurato anche una seconda filiale a Cesena, che è il comune qui a 30 km da Forlì, insomma, quindi diciamo per coprire un territorio un pochino più ampio abbiamo coperto la provincia. Vania, la tua esperienza da dove arriva? Allora, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'opportunità di poter parlare. Mi chiamo Vania Busonna, io gestisco Vicenza Box, che si trova a Vicenza, in Veneto, e anche noi avevamo un capannone, con la scusa che mio marito fa trasporti, che è Lagato Trasporti, si è trasferito a Grisignano, allora noi avevamo questo capannone libero e non sapevamo come renderlo redditizio, e allora abbiamo pensato di fare questo investimento immobiliare. All'inizio pensavamo di darlo in gestione a un traslocatore e abbiamo creato questi spazi prendendo un po' spunto da Casaforte, che era appena nato anche lui da poco a Vicenza. E niente, così è iniziata la nostra avventura, un po' così, senza affidarci a nessuno. Abbiamo fatto questi piccoli spazi, all'inizio piccoli metrature, proprio 2-3, tanto per vedere come andava, e da qua siamo sempre più cresciuti, tant'è che adesso ci stiamo espandendo con un altro magazzino di fianco e niente, e siamo contenti e spero che si possa prospettare di ampliare ancora di più in altre zone. Come vedete amici, due storie di successo, partite qualche anno fa, magari un po' in sordina, ma adesso consolidate e in forte crescita. Però adesso mi piacerebbe sapere qualcosa della vostra giornata lavorativa, che cosa vi affascina nel mondo del self-storage e nella vostra vita di lavoro quotidiana. Marica. Ma allora, a parte il settore che è veramente innovativo e nuovo da spiegare, quindi è bello proprio fare un mestiere che molti non conoscono e quindi è una cosa proprio nuova anche da raccontare, molto appassionante. La cosa bella è che tutti i giorni sono diversi, non c'è un giorno uguale a un altro, si incontrano tante persone, tante storie e quindi non ci si annoia mai. La mia giornata, diciamo che anche per me ogni giornata è diversa. A me piace molto relazionarmi con la gente, con il pubblico, sentire le loro storie. Certe volte entro tanto in empatia con le storie che poi la difficoltà è ricordarmele tutte, perché poi quando torno mi devo ricordare come sta la mamma, come sta il fratello. Però a me piace molto perché è un po' un lavoro
diciamo fungi un po' da psicologa certe volte, perché si siedono, ti raccontano anche se non vorresti sentire, però accetti volentieri. E poi anche perché ogni giorno è una sfida, perché vedo che c'è sempre un continuo cambiamento, le esigenze cambiano, non è più il deposito dei mobili per il trasloco, ma è anche uno stile di vita adesso che sta cambiando, si vuole essere più snelli a casa, ci sono anche più macchine da parcheggiare, perciò devono liberare documenti e metterli qua, cioè è sempre un continuo evolversi, cambiare, ed è una cosa molto affascinante, soprattutto per me che vengo da una realtà totalmente diversa, che è stata difficile per me all'inizio capirla, e perciò adesso mi piace, diciamo proprio che è una realtà che non riuscirei a fare a meno. Come capite, lo sviluppo di un'attività di self-storage si basa sul dinamismo, sulla capacità di saper interpretare ogni giorno le esigenze del cliente e sapersi evolversi. Però naturalmente per arrivare qui ci sono sempre dei momenti difficili e anche complicati. Quindi mi piacerebbe sapere da Marica e Vania quali sono stati i vostri momenti difficili. Non so se anche la giovane età ha messo lo suo zampino, ma la nostra difficoltà più grande è stata il rapporto con le banche, soprattutto all'inizio, perché il settore è sconosciuto, quindi insomma non davamo molta affidabilità, insomma non eravamo credibili secondo gli istituti bancari, e immagino anche Vania potrà confermare la parte dei vigili del fuoco, il comune, insomma la parte un pochino più della sicurezza, chiaramente è sempre uno degli scogli più grandi. Allora, per me il momento difficile è stato all'inizio, come ripeto, venendo da un'altra realtà, proprio dover imparare. Era come tornare a scuola. Ho dovuto imparare cos'era l'imponibile, l'IVA, il contratto, i prezzi del deposito, metri quadri, metri cubi. Per me è stato proprio una sfida veramente che all'inizio mi ha un po' scoraggiata, perché subito le giornate passavano, non sapevi come pubblicizzare il fatto, la gente non sapeva bene cos'era. È stato proprio un crescere, un riprendere in mano, anche studiare, leggere, capire altre realtà, cercare di spulciare via internet qualsiasi cosa, e poi anche il fatto di spiegare alla gente l'utilità che può avere un deposito. È stata la cosa forse per me più difficile, dover vendere un prodotto che magari io all'inizio, non so, forse non credevo tanto. Ecco, quello per me è stato il momento più difficile. Poi alla fine, imparando cos'era deposito, i prezzi, questo, ho imparato ad amarlo, perciò riesco a venderlo meglio, perché amando e credendoci io, ovviamente trasmetti questa tua positività anche al cliente, che dopo è portato anche lui ad averne bisogno. E poi dopo ovviamente tutte le normative, per carità, dopo ogni anno cambiano, almeno da me cambiano sempre. Un anno le scale devono essere più alte, un anno più basse, un anno le luci devono andare da sole, un anno devono accenderle. Sì, è tutta una complicazione, però noi andiamo avanti. E dopo le prime difficoltà però arrivano i successi, si comincia a crescere, si crede nel proprio prodotto e si comincia a sviluppare questo nuovo mondo. Qual è stato il momento di grande soddisfazione per voi, o la prima grande soddisfazione? Soddisfazioni sicuramente moltissime. Ne racconto una perché è stata un'occasione per me. Quando abbiamo festeggiato il 10° anniversario l'anno scorso, in primavera, abbiamo pubblicato un libro, un piccolo volume che ha raccontato la storia dei nostri primi 10 anni, e questo mi ha dato l'opportunità di riflettere sulla strada percorsa, quindi mi ha fatto un pochino fermare e mi ha dato modo di ricordare anche tutti i passi fatti, la strada percorsa, e chiaramente uno stimolo verso il futuro e quello che ci sarà. Ecco, questo è stato un momento importante perché non siamo abituati a fermarci, riflettere, siamo sempre di corsa, sempre affogati dalla quotidianità, e questa è stata una bella occasione per fare un pochino un bilancio personale
e il futuro ci ha portato a Cesena, quindi insomma la fine del libro di Forlì parte con l'inaugurazione della nuova sede di Cesena, quindi è bello anche che l'inizio sia, che la fine sia un nuovo inizio. Ecco, Vania, per te qual è stato il momento di grande soddisfazione, il primo momento di grande soddisfazione? Allora, il mio primissimo momento di grande soddisfazione è stata quando è entrato un cliente e mi ha detto: vengo da lei perché ho sentito parlare di Vania molto bene e anche della struttura. Lì proprio ho detto: ecco, sono nella giusta strada. Finalmente avevi raggiunto il tuo obiettivo, quello di essere visibile, quello di creare un prodotto che venisse apprezzato e amato dai tuoi clienti. Però adesso non possiamo che soffermarci anche su un altro discorso che è molto comune oggi, è che il ruolo della donna nell'impresa, il ruolo dell'imprenditrice nell'impresa di self-storage e non solo. Ecco, qui la vostra esperienza può essere utile, magari anche qualche consiglio a qualcuno che vuole intraprendere questa strada con tutte le difficoltà che si possono incontrare. Com'è stata la vostra strada? Com'è stata la vostra carriera? Come vedete il vostro ruolo di donna nell'impresa e di donna imprenditrice? Ma allora, nella mia piccola realtà siamo tutte donne, quindi non ho il confronto con il sesso maschile, ma dico la verità, funziona tutto alla grande. E una cosa che sicuramente le donne hanno è, come diceva Vania prima, l'empatia. Riescono a entrare in contatto con le persone, con le storie, riescono proprio anche ad ascoltare, mettersi nei panni. E un altro bellissimo vantaggio che hanno le donne, secondo me, è che una volta identificato il problema, risolvono, sono pratiche, risolvono, trovano la soluzione. Allora, il ruolo della donna, diciamo che è un ruolo che noi dobbiamo sempre ottenere un po' sgomitando di qua e di là, perché è risaputo che in un ambiente maschile, io venendo dai trasporti, avendo frequentato anche scuole maschili, so che devi proprio farti rispettare come donna, perché non è detto che io mi sono trovata molti uomini che entravano qua dentro, vedevano la donna pensando di fare il sorrisino e l'occhiolino, tu ti addolcivi e invece la difficoltà grande è fargli capire che per farmi addolcire c'era bisogno di altro che dell'occhiolino e del sorrisino. E sicuramente come donna, come Marica, come tante donne che fanno questo lavoro, ma che ne fanno altri, come proprio imprenditrici come donne, è saper fare più cose contemporaneamente. Essere sì empatiche, essere pratiche, saper andare dritta all'obiettivo, ma soprattutto riuscire proprio a organizzarci in modo tale che tutto venga rispettato, sia nel mondo del lavoro, nel mondo familiare. Non ci perdiamo di fronte a niente. Se la strada un attimo c'è una piccola deviazione, noi riusciamo a rimetterla in carreggiata e dritta. Perciò penso che siamo un valore aggiunto. Come vedete, amici, grande energia, grande entusiasmo, e questa ci dà una visione sul mondo femminile nel lavoro. E a questo punto però ci piacerebbe sapere o avere da Vania e Marica qualche consiglio specifico per le donne che si avvicinano alla professione imprenditoriale. Mi sento di dare un consiglio a tutte le donne, ma in generale a tutti coloro che vogliono far parte di questo settore, di non dare nulla per scontato, tenersi sempre aggiornati. La formazione è molto importante, il confronto con i colleghi è essenziale e cercare di ascoltare prima di tutto le esigenze del cliente in modo da essere performanti e trovare quindi la strada giusta da percorrere. Potrebbe essere che si inventi un nuovo servizio, essendoci un'esigenza strana, magari nuova, mai percorsa prima, potrebbe essere l'occasione per inventare un servizio extra, un servizio nuovo ancora non esplorato. Io mi sento di consigliare a qualsiasi donna che intraprenda il nostro lavoro di avere tanta pazienza, di ascoltare attentamente il cliente per cercare di capire le reali intenzioni, le reali
esigenze che può avere questo cliente e di non lasciarsi mai scoraggiare, perché ci potrebbero essere dei momenti magari un po' bui, ma non farsi scoraggiare, credere in quello che si fa, credere in se stesse e trovare sempre la forza di andare avanti. Grazie a Vania e a Marica per le bellissime parole e il grandissimo entusiasmo che ci hanno dato questa mattina. Però prima di salutarle e prima di chiudere mi piacerebbe parlare qualche minuto ancora della nostra associazione, la nostra ISI. Tutti noi viviamo la nostra associazione come un grande momento di contatto, un momento di formazione, però vorrei sapere anche qualcosa dal vostro punto di vista sulla nostra associazione e sul perché bisognerebbe associarsi, sul perché è importante partecipare. Sicuramente, come già detto prima, l'associazione è un punto di riferimento per tutto il settore, soprattutto per le piccole città in cui non ci sono colleghi vicini, e quindi è proprio un momento di confronto, di relazione in cui si allacciano rapporti ed è sempre molto arricchente. Secondo me l'associazione può fare ancora tanto, in quanto il settore potrebbe essere standardizzato meglio con dei requisiti minimi. Parlavamo tempo fa del codice Ateco, delle normative, una normativa, visto che siamo così atipici, così innovativi, così nuovi, sicuramente l'associazione può fare tanto per tutto il settore, quindi assolutamente bisogna associarsi e partecipare attivamente. Sì, come diceva Marica, anch'io penso che l'associazione sia un punto di riferimento, un'associazione nata proprio per tutelare anche questo nuovo settore che si sta espandendo sempre di più, perché dall'inizio, quando ho intrapreso questa strada e mi sono iscritta all'associazione, eravamo pochi, adesso invece ci sono, in ogni città nascono le realtà anche piccole, grandi, ed è giusto che comunque tutti noi ci confrontiamo su varie tematiche, varie situazioni, che chiediamo anche consigli, che cerchiamo anche delle risposte che magari in altre parti non sarebbero in grado di darci queste risposte. E soprattutto io penso che è giusto che cominci a esserci anche, lo chiamiamo codice d'onore, nel senso che io vedo qua a Vicenza che nascono delle realtà che non sono proprio self-storage, magari chi ha dei buchi da mettere dentro. C'è una concorrenza un po' talvolta sleale che non porta a nulla di buono, perché alla fine, quando un servizio è buono, ripaga sempre. Però secondo me bisogna cominciare anche ad avere una concorrenza sana, una concorrenza rispettosa, e secondo me l'associazione potrebbe fare questo, potrebbe fare molto ancora. Grazie Vania per queste parole, perché mi dà la possibilità di riagganciarmi al concetto di qualità. Molte volte abbiamo importato le idee di qualità per la nostra industria, molte volte abbiamo parlato di quanto sia importante fare qualità, ed esattamente quello che diceva Vania, diceva Marica prima: continuare, investire in qualità nella nostra industria ci permette di crescere anche in modo differente rispetto a dei concorrenti che magari non sono proprio allineati con le nostre tecniche. Io vi ringrazio perché è stata una intervista doppia entusiasmante con tantissimi contenuti, e io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi e ci vediamo presto in associazione. Grazie, arrivederci, è stato un piacere. Grazie a voi tutti, è stato un piacere, ci vediamo la prossima volta.